Esercizio di riconoscimento di moquette. Questo esercizio è molto importante per risvegliare la sensibilità tattile del piede, che è molto importante perché immaginate di camminare senza sentire il contatto del suolo con il vostro piede. Posizionamento e presa. Paziente e terapista si trovano l'uno di fronte agli altri, seduti. Adesso quello che dovremo fare sarà posizionare le moquette su un piano che non permetta lo scivolamento delle moquette, ma che le mantenga stabili al suolo. In questo modo potremo posizionare le moquette al di sotto del piede, far scorrere il piede e proporre il riconoscimento. L'attrezzatura. Abbiamo bisogno di almeno 5 tipi di moquette diverse che abbiano delle caratteristiche di riconoscibilità, diverse grane, dalla più liscia, la più morbida, alla più ruvida. Primo livello di calibrazione. Proponiamo al nostro paziente il riconoscimento di due moquette molto diverse tra di loro, una molto ruvida e una molto liscia. Facciamogliele sentire anche sulla mano. Queste adesso ve le metterò sotto al piede. Ora, queste hanno un colore diverso ma hanno la stessa grana, senti? Sì. Allora, queste come le chiamiamo? Liscia, Liscia, va bene. E questa? ruvida. Giustamente. Pronto? Sì. Occhi chiusi. Allora, mettiamo il piede ben dietro. Controlliamo sempre l'atteggiamento del tronco. Allora, che te ne pare? Quella ruvida. Quella ruvida, molto bene, bravo. Facciamo un'altra. Nel caso in cui dovessimo vedere che l'attrito del piede del nostro paziente soffre nei confronti della superficie, quindi vediamo che le dita si flettono un pochettino, allora possiamo aiutarlo facendogliele sollevare, soprattutto quando andiamo in avanti. E queste? È quella ruvida. E ancora quella ruvida, molto bene. Secondo livello di calibrazione. Iniziamo ad aggiungere tutte le altre variabili di moquette da riconoscere. Visto che non sarà semplice nominare la singola moquette, quello che possiamo fare è mettere un tavolino di fianco a noi in modo tale che il paziente, una volta percepita una moquette, possa poi indicarla. Allora, intanto te le faccio sentire. La ruvida e la liscia l'avevamo già sentita. Ora, poi se ti vengono dei nomi anche per queste. Hai sentito la differenza di Sì. questa? Che differenza ha? La superficie ondulata. Ondulata. Possiamo chiamarla ondulata? Ok. 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 Poi ci verrà in mente un nome. Considera che con il piede sarà più difficile. Ok. Allora, occhi chiusi. Mettiamo bene il piede dietro.
fatto un'idea? Non aprire gli occhi, Allora, Questa. te la faccio sentire. Allora, se fosse stata questa, notato la differenza? Sì. Questa è più morbida. Più morbida, aspetta, non aprire gli occhi, vediamo un po' rispetto a quelle che avevamo a disposizione. Apri gli occhi. Allora, questa qui è più morbida di quella di prima. Secondo te, quale poteva essere quella di prima? Questa? Esattamente, bravo. Terzo livello di calibrazione. Cominciamo con la richiesta dell'anticipazione. Quindi, sia quale moquette stai sentendo, sia quale vorresti sentire. Occhi chiusi, cominciamo proprio con la richiesta dell'anticipazione. Quale moquette vuoi sentire? Questa. Benissimo, senti, gli avevi dato un nome prima. Liscia. Liscia, molto bene. Sentila bene. Ecco, preparati a sentire questa moquette sotto al piede sinistro. Chiudi gli occhi, quando sei pronto mi dai il via. Via. Allora, corrisponde all'aspettativa che ti eri fatto? No. E che cosa hai trovato di diverso? È più ruvida. Un po' più ruvida? Quarto livello di calibrazione. Finalmente possiamo coinvolgere anche l'arto inferiore destro per il confronto. Quindi faremo scegliere al nostro paziente la moquette che vuole sentire a destra. Quale vuoi sentire? Questa. Questa qua. Allora, sicuramente gliela facciamo sentire a destra. Sentila bene perché poi mi devi dire se a sinistra è la stessa. Occhi chiusi. Cerca di memorizzarla. Ok, preparati a sentire la stessa cosa a sinistra. Noi nel frattempo cerchiamo di valutare se il tempo in cui il nostro paziente effettua questo trasferimento è compatibile col tempo che impiegherebbe per compiere realmente l'atto di percepire la moquette. Se è troppo breve dobbiamo chiedergli di prestare maggiore attenzione. Ok. Allora, secondo te è la stessa che avevi scelto per il piede destro? No. Come mai? Che differenza hai trovato? Sta molto più ruvida. Molto più ruvida. Vuoi confermarmelo indicandola?
questa.